Quindi se io voglio fare questo esercizio, innanzitutto mi devo ricordare chi è la cotangente. E la cotangente è semplicemente il rapporto tra il coseno e il seno, cioè ricordiamoci che cotangente di alfa è uguale a coseno di alfa fratto seno di alfa. Quindi nel momento in cui mi ricordo questo, anche diciamo se vado a fare il quadrato, questo quadrato ovviamente si va a trasferire su quella che è la sua definizione, quindi io posso andare qui e riscrivere sen quadro di alfa 1 meno coseno quadro di alfa fratto sen quadro di alfa. Ecco quindi che ora non mi resta che distribuire questo sen quadro su quello che c'è dentro la parentesi e ottengo quindi sen quadro alfa meno, adesso se il sen quadro deve andare a moltiplicare quella frazione ovviamente si va a semplificare con quello che ci sta sotto, quindi metto direttamente coseno quadro di alfa. Quindi vediamo un attimo cosa mi è rimasto. Da un lato ho 1 meno 2 cosen quadro alfa, dall'altro lato ho sen quadro meno cosen quadro. Ad esempio posso fare così, porto il cosen quadro dall'altra parte, quindi se lo porto a sinistra succede che ovviamente diventa positivo e quindi meno 2 più 1 fa semplicemente meno 1, quindi ripeto mi devo concentrare sull'inizio e sulla fine, ma il cosen quadro lo porto a sinistra. Portandolo a sinistra mi rimane 1 meno cosen quadro di alfa, che è uguale a sen quadro di alfa. E a questo punto l'identità è chiaramente soddisfatta, perché appunto se adesso riporto c'è una strategia migliore, sì, bastava portare appunto il 2 cosen quadro a destra, quindi se porto il 2 cosen quadro a destra mi sbrigo pure prima perché mi viene immediatamente 1 uguale a sen quadro di alfa più coseno quadro di alfa, perché dovrei fare 2 cosen quadro meno cosen quadro e quindi esce cosen quadro, e questa è di nuovo la relazione fondamentale della trigonometria. Quindi come emerge da questo esempio ci sono tante cose che si possono fare, anche così andava bene, cioè potevo fermarmi già qui, questa è vera, ma anche questa è vera. L'importante è arrivare, come dire, ad un'equazione che è evidentemente vera, che non ci sono dubbi sulla veridicità di quell'equazione. Poteva andare bene la prima versione, ma va bene anche la seconda versione, è a discrezione di chi appunto vuole risolvere e approcciare l'identità trigonometrica.